Ciao a tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate in questo nuovo video. Oggi vedremo come realizzare questa maglietta che ho scelto di chiamare Northern Light, in quanto i suoi colori mi ricordano molto quelli dell'aurora boreale. Il capo è molto semplice da realizzare in quanto i punti impiegati sono soltanto maglie bassissime e mezze maglie alte in costa dietro. Per realizzare una taglia XS e S, compresa di sciarpina, ho utilizzato in tutto 5 gomitoli e mezzo del filato Bohème dell'azienda Mistrico Filati, offerto gentilmente dall'azienda Un Filo di Passione. Per qualsiasi variazione di taglia, vi consiglio di vedere il video precedente in cui spiego proprio come prendere le misure per adattare i vostri capi di abbigliamento al vostro corpo. Sul davanti si presenta in questo modo, mentre sul dietro è così. Ma adesso basta chiacchierare e vi lascio al tutorial. Ah, mi raccomando, se alla fine del video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel like e di attivare la campanellina per non perdervi gli aggiornamenti. E ora vi lascio al tutorial. L'occorrente per realizzare il nostro maglioncino di una taglia S sono 6 gomitoli di filato Bohème dell'azienda Mistrico Filati, che è un filato composto dal 25% di lana merino, 45% di modal, che è una fibra sintetica ricavata dalla cellulosa del legno di faggio, e il 30% microfibra. È un filato molto adatto per pelli sensibili. È un 50 grammi per 125 metri. Andremo ad utilizzare anche un uncinetto numero 5,5 e dei marcapunti. Per iniziare il nostro maglioncino di una taglia S andremo ad avviare 50 catenelle che corrispondono a 35 cm perché il nostro maglioncino avrà una lavorazione leggermente differente, infatti inizieremo partendo dalla lavorazione sotto l'ascella, mentre per le taglie più grandi prendete la misura che va dall'ascella fino al fianco e vedete quanti centimetri sono. 50 catenelle. Adesso poggiamo il dito sull'ultima catenella e andiamone a fare altre due che ci serviranno per girare il lavoro. Adesso partendo dalla terza catenella dall'uncinetto andiamo a fare 49 mezze maglie alte. Una, due, tre, 49 e nell'ultimo punto, quindi nell'ultima catenella, andiamo a realizzare un aumento, ovvero andiamo a fare 2 mezze maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle e andiamo a girare il lavoro. Al giro numero 2 andiamo a realizzare 51 maglie bassissime in costa dietro. Quindi entriamo non in tutta la maglia, quindi in questo modo, ma entreremo nella costa dietro, quindi andremo a prendere solamente una costina della nostra catenella e andiamo a realizzare 51 maglie bassissime. Adesso andiamo a fare 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Al giro numero 3 andiamo a fare 50 mezze maglie alte sempre in costa dietro. Quindi non andremo a prendere la catenella per intero, ma prenderemo solo la costina di dietro. 2 e 50 e nell'ultimo punto andiamo a fare un aumento, ovvero 2 mezze maglie alte nello stesso punto, sempre prendendo la costa dietro. 1 e 2, 2 catenelle e giriamo il lavoro. Al giro numero 4 andiamo a fare 52 maglie bassissime prese dietro, 1, 2, in costa dietro, scusate,
3, 4, 5. A questo punto l'altezza del pezzo che abbiamo realizzato è di circa 3 cm. Ora dobbiamo andare a realizzare la curva dell'ascella. Adesso andiamo a fare 2 catenelle, voltiamo il lavoro e al giro numero 5 andiamo a realizzare 51 mezze maglie alte in costa dietro. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella costa posteriore e facciamo in totale 51 mezze maglie alte. 1, 2, 51 mezze maglie alte e nell'ultimo punto andiamo a fare un aumento con 3 mezze maglie alte, quindi andremo a realizzare 3 mezze maglie alte nello stesso punto. Una, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto. 2, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare la terza mezza maglia alta in questo modo. 2 catenelle e giro il lavoro. Al giro numero 6 partiremo dalla seconda catenella dall'uncinetto e andiamo a fare 55 maglie bassissime, sempre prendendole in costa dietro. 1, 2, 3 e 55. 2 catenelle e giriamo il lavoro. Al giro numero 7 andiamo a realizzare 54 mezze maglie alte, sempre prese in costa dietro. 1, 2, 3 e 54. E nell'ultimo punto andiamo a fare un aumento formato da 3 mezze maglie alte, tutte e 3 nello stesso punto. 1, 2 e 3. A questo punto dovremo avere un'altezza di circa 5 cm. Dopo aver fatto l'aumento di 3 mezze maglie alte, andiamo a realizzare 18 catenelle perché andremo a coprire anche il lato della spalla. 1, 2, 3, 4. Realizzate le nostre 18 catenelle, andiamo a realizzare un'altra per girare. Adesso giriamo il lavoro e andiamo a realizzare 18 maglie bassissime sulle 18 catenelle che abbiamo fatto di base. Quindi partendo dalla seconda andiamo a realizzare 18 maglie bassissime. 1, 2, 3 e 18. E adesso andiamo a realizzare 57 maglie bassissime in costa dietro. 1, 2, 3 e 57. 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Adesso al giro numero 9 andiamo a realizzare 75 mezze maglie alte in costa dietro e 75. Una catenella e voltiamo il lavoro. Al giro numero 10 andiamo a fare 75 maglie bassissime prese dietro. 1,
2, 3. Adesso dal giro 11 al giro 14 andremo a ripetere i giri 9 e 10, ovvero 75 mezze maglie alte prese dietro e 75 maglie bassissime sempre prese dietro. E ripetiamo questi giri, quindi il 9 e il 10, per i giri dall'11 al 14. Arrivati alla fine del giro 14 abbiamo un'altezza del nostro lavoro di circa 8 cm, 8 cm e mezzo. Adesso andiamo a contare 24 maglie da questo lato e andiamo a posizionare il marcapunti sulla 24esima maglia. E questa lunghezza dal marcapunti fino alla fine del lavoro corrisponde a 15 cm. Adesso per il giro numero 15 andiamo a realizzare 51 mezze maglie alte fino ad arrivare al marcapunti. Quindi andiamo a fare le nostre 2 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 51 mezze maglie alte in costa dietro. E 51. Una catenella, giriamo il lavoro e al giro numero 16 andiamo a fare 51 maglie bassissime sempre prese in costa dietro. 1, 2, 3, 4 e 51. 2 catenelle, giriamo il lavoro e dal giro 17 al giro 25 andiamo a ripetere i giri 15 e 16, ovvero andiamo a fare 51 mezze maglie alte prese dietro e 51 maglie bassissime prese dietro. Iniziamo insieme il giro 17 con 51 mezze maglie alte prese dietro e poi ci rivediamo alla fine del giro 25. Due, filo sull'uncinetto, 3. Terminato anche il giro 25 abbiamo un'altezza totale di circa 17 cm. Adesso andiamo a realizzare 24 catenelle perché andremo a ricreare di nuovo la spalla. 1, 2, 3 e 24. Facciamo ancora un'altra catenella che ci servirà per girare il lavoro e partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto andiamo a realizzare 24 maglie bassissime. 1, 2, 3 e 24. Adesso andiamo a fare 51 maglie bassissime prese in costa dietro, così da continuare anche quest'altro lato. 1, 2, 3, 4 e 51. 2 catenelle e andiamo a girare il lavoro. Al giro numero 27 andiamo a fare 75 mezze maglie alte prese sempre in costa dietro. 1,
2, 3, e 75. Adesso al giro numero 28 andiamo a fare una catenella, giriamo la lavorazione e anche qui andiamo a fare 75 maglie bassissime sempre in costa dietro. 1, 2, 3, 4. Terminato il giro numero 28 andiamo a fare 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Adesso dai giri 29 al 32 andiamo a ripetere i giri 27 e 28. Quindi nel giro numero 29 andiamo a ripetere le 75 mezze maglie alte in costa dietro. Al giro 30 andremo a ripetere le maglie bassissime prese in costa dietro e continuiamo in questo modo fino al giro numero 32. Completato il nostro 32esimo giro, la lavorazione si presenta in questo modo. Adesso andiamo da questo lato e andiamo a contare 18 catenelle ed andiamo a inserire un altro marcapunti. Questo ci servirà per ricreare la curva della nostra ascella anche dall'altro lato. Quindi ripartiremo la lavorazione dal basso, da dove l'abbiamo lasciata, e nel giro numero 33 andiamo a fare 54 mezze maglie alte in costa dietro. Per comodità giro il lavoro, faccio le 2 catenelle che mi serviranno per svoltare il lavoro e a questo punto vado a fare 54 mezze maglie alte prese dietro. 1, 2 e 54. E negli ultimi 3 punti andiamo a fare una diminuzione. Filo sull'uncinetto e la diminuzione sarà fatta a 3, quindi con l'uncinetto entriamo nelle 3 costine successive in questo modo, quindi abbiamo 5 fili sull'uncinetto, riprendiamo il filo e lo portiamo fuori attraverso tutti e 5 i punti e abbiamo fatto una diminuzione. Adesso andiamo a fare una catenella e giriamo il lavoro. Al giro numero 34 andiamo a fare una diminuzione di 2 punti, quindi e di sole maglie bassissime. Entriamo con l'uncinetto nella prima e nella seconda costina e tiriamo fuori il filo da tutte le asole e abbiamo fatto la nostra diminuzione. E adesso andiamo a ripetere 53 maglie bassissime per tutto il giro, sempre prese in costa dietro. Terminato anche il giro 34, andiamo a fare 1 e 2 catenelle per poter girare il lavoro e passiamo al giro 35. Al giro 35 andiamo a realizzare 51 mezze maglie alte prese in costa dietro. 1, 2, 3 e 51 mezze maglie alte e negli ultimi 3 punti andiamo a fare una diminuzione di 3 punti. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo in tutte e 3 le costine, 1, 2 e 3. Agganciamo il filo e lo facciamo passare attraverso tutte le asole. In questo modo, creando la nostra diminuzione. E andiamo a fare una catenella
per girare il lavoro e al giro numero 36 andiamo a fare 52 maglie bassissime prese sempre in costa dietro. 1, 2, 3, 4 e 52. 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Al giro numero 37 andiamo a realizzare 50 mezze maglie alte prese dietro, 1, 56 mezze maglie alte in costa dietro, 2, 3 e 50, e negli ultimi due punti vado a fare una diminuzione, quindi filo sull'uncinetto, entro con l'uncinetto in entrambe le costine, quindi ho 4 fili sull'uncinetto, riprendo il filo e lo faccio passare attraverso tutti i fili, creando così la mia diminuzione. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e come vedete già si sta creando il giro manica. Al giro numero 38 vado a realizzare 51 maglie bassissime prese sempre in costa dietro. 1, 2, 3 e 51. 2 catenelle, 1, 2, giriamo la lavorazione e al giro numero 39 andiamo a fare 49 mezze maglie alte in costa dietro. 1, 2, 3 e negli ultimi due punti andiamo a fare una diminuzione. Inseriamo l'uncinetto in entrambe le costine e facciamo la nostra diminuzione. In questo modo, una catenella, giriamo il lavoro e nel giro 40 andremo a fare 50 maglie bassissime, sempre prese in costa dietro, e andiamo a terminare con una catenella. Ed ecco come si presenta il nostro pannello anteriore al termine del 40° giro. Il punto è un punto comunque abbastanza elastico, quindi non preoccupatevi se all'inizio vi sembrerà un poco più stretto. Adesso possiamo tagliare il filo che viene dal gomitolo e lo lasciamo abbastanza lungo perché poi ci servirà per effettuare la cucitura. Per quanto riguarda invece il pannello posteriore, ho già iniziato ripetendo gli stessi 7 giri che abbiamo realizzato all'inizio per realizzare il pannello anteriore. Quindi ripartiamo con le nostre 50 catenelle e ripetiamo gli stessi 7 giri che abbiamo visto per il pannello anteriore e facciamo anche le nostre 18 catenelle per andare a realizzare la spalla. A questo punto, per comodità, vado a girare la lavorazione. Ho realizzato le mie 18 catenelle, metto il dito sulla 18ª e vado a realizzarne un'altra che mi servirà per girare il lavoro. E a questo punto procedo con 18 maglie bassissime fino ad arrivare alla fine della catena e 57 maglie bassissime in costa dietro lungo tutto il bordo. Realizzate le nostre 57 maglie bassissime in costa dietro più le 18 qui nelle 18 catenelle, passiamo al giro numero 9. Andiamo a fare 2 catenelle, giriamo il lavoro
e andiamo a fare 75 mezze maglie alte prese in costa dietro. Una, 2. Terminate anche le nostre 75 mezze maglie alte prese in costa dietro. Adesso dal giro 11 al giro 32 non faremo altro che andare a ripetere i giri 9 e 10, ovvero 75 maglie bassissime prese in costa dietro, 2 catenelle per girare il lavoro e 75 mezze maglie alte prese sempre in costa dietro. Quindi noi ci vediamo alla fine del giro 32. Una volta terminato il nostro 32esimo giro, il pannello posteriore si presenta in questo modo. Adesso andiamo a ricreare la curva dell'ascella anche dall'altro lato. Ho già inserito il marcapunti contando dall'alto 18 catenelle e da qui in poi andiamo a ricreare la curva come abbiamo fatto per il pannello anteriore. Quindi al giro 33 andiamo a realizzare 54 mezze maglie alte fino ad arrivare al marcapunti. E continuiamo con gli stessi giri che abbiamo visto per il pannello anteriore. Dopodiché ci vediamo per la cucitura.